Buongiorno, oggi è una splendida giornata, amici, nella quale ho rovistato nei miei cassetti e finalmente ho trovato uno di quegli oggetti artistici che avevo comprato forse ormai un anno fa per testarlo in un video, ma finalmente mi è concesso di tornare a fare video solo per il piacere di farlo e quindi finalmente marker acrilici. Guardate che carino questo set dai toni lilla con una punta di giallo che ci sta benissimo. 30 marker acrilici a base acqua con punta a pennello. In pratica questi marker della Artix non dovrebbero differire molto dai classici Uniposca, tranne per appunto la punta a pennello, che può essere interessante, e anche perché questo set arriva già in palette. Vedete che i colori non sono casuali, sono pensati per essere usati assieme, quindi formare delle armonie un po' pastellose. Quindi oggi voglio provare a realizzare un'illustrazione usando soprattutto questo set. Non escludo che poi possa venirmi voglia di aggiungere anche altro materiale, non essendo la prima volta che però uso dei marker acrilici per fare delle illustrazioni. Se vi ricordate, avevo fatto con gli Uniposca tempo addietro questo disegno qua. Qui in realtà la tecnica è stata mista, ma l'elemento cardine è che l'avevo fatto sul bianco. Io stavolta vorrei usare fogli grigi. Perché? Perché essendo i marker coprenti possiamo avere anche dei bellissimi highlights, e quindi perché non sfruttare questa possibilità? Testo velocemente questi marker. Oh, bello questo. Faccio già una previsione su cosa accadrà. Testando questi marker noto che sono molto brillanti e questa è un'ottima cosa. Ciò che mi turba è il fatto che quindi sarà complesso arrivare a fare delle tonalità un po' più scure. Devo dire che la resa migliora man mano che si asciugano, perché all'inizio sembrano tutti molto chiari, come gli Uniposca. Bello questo, bellissimo, questo è il mio verde preferito. Fantastico, mi piacciono assai. Molto bello, sono impaziente di cominciare. C'è un po' di ansia da prestazione, devo dire, Vabbè, che sono coprenti, quindi se uno sbaglia si può sempre mascherare. Vediamo. Quindi qui ho la mia bozza fatta con matita 4H e questo foglio me lo tengo qui di fianco per scarabocchiare, per accertarmi di, come al solito, non usare il colore sbagliato nel punto sbagliato. Vediamo un po'. Ah ragazzi, non so come dirvi quanto sono contenta di star finalmente girando questo video. Pensare che finalmente dopo più di un anno sono riuscita a tirar fuori dalla mia credenza un set di pennarelli che avevo comprato appositamente per farci un video sopra, da una parte mi rattrista perché dico wow, sono stata così presa da tante cose da non riuscire neanche a dare priorità a quello che volevo fare, ma dall'altra finalmente spero che questo sia un segnale positivo di un cambiamento che sta avvenendo, perché se questo video sta prendendo forma è anche perché finalmente potrò riuscire a concentrarmi da questo momento in poi su alcuni progetti personali ai quali tengo molto. È passato un po' da quando ho pubblicato il video, chiamiamolo il video di uno bravo perché tutti quanti me lo menzionano in questo modo, e devo dire che quel video in particolare ha smosso gli animi sul mio canale e non solo. Mi ha permesso di tornare in contatto con persone che non sentivo da anni ed anni, vecchi amici, compagni, persone con le quali il mio percorso si è intrecciato per un po', che ci tenevano a dirmi quanto quel video avesse risuonato. E devo dirlo, io li ho letti tutti i commenti che mi avete lasciato lì sotto, tutti, erano più di 1000 se non sbaglio, e non sapete che piacere è stato per me finalmente tornare a guardare i commenti del mio canale con l'entusiasmo di sapere che stavano venendo trattate tematiche importanti, sentite da tutti voi. Ecco, secondo me il video di oggi è un punto di svolta. Era così tanto tempo che lo stavo rimandando e finalmente sono riuscita a mettermi qui per 2 o 3 giorni consecutivi e concentrarmi soltanto su questa immagine. Difatti ve lo dico già, in montaggio ho proprio deciso che in questo video non voglio tagliare le parti in cui sarò contenta, e ne vedrete tante. Mi vedrete cantare, mi vedrete ballare, mi vedrete fare cose, e tutta questa è la sommatoria di cambiamenti positivi che stanno accadendo nella mia vita, tra i quali naturalmente c'è anche, spero, un cambiamento lavorativo. Tra l'altro vi avverto già da questo video in poi, non voglio dire che ogni video sarà uno più bello dell'altro, ma sappiate che ne usciranno di video sentiti, impegnati, che magari non vi piaceranno neanche, ma posso dirvi piaceranno a me. Che poi questa percezione potrebbe essere anche sbagliata, perché ero davvero convinta che il video di uno bravo non vi sarebbe piaciuto, e invece mi avete detto tutti molto meglio questo di un video nel quale disegni. E quindi perché no? Perché non fare un video nel quale disegno, dove però faccio anche un bello sproloquio su quanto è bello trovare il tempo per disegnare. Ah, tra l'altro scusate, mi prendo anche 2 secondi per raccontarvi al volo l'idea di questo disegno. In origine sono partita con il concetto di brat. Mi piaceva l'idea di fare questi giovani un po' punk che assumono queste pose cool per stare insieme. Poi però ho pensato, però questo è un po' banale. Sai cosa non sarebbe banale se loro fossero personaggi mitologici o comunque creature fantastiche? E quindi si sono trasformati in una sorta
sorta di demone strega, in un fauno e in un ciclope, naturalmente rivisitati, perché il fauno, si sa, non ha un solo corno, ne ha due un po' piccolini, e poi hanno tutti delle scarpe molto esuberanti, pantaloni larghi, un bel mullet. Insomma, secondo me questi soggetti sono il giusto connubio tra il mondo fantasy e l'attualità, ma mi farete sapere anche voi, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Bene, buonasera, si è fatto buio nel frattempo e qui possiamo constatare che c'è una situazione in corso, ovvero sono arrivata ancora una volta a un punto dove non so come andare avanti senza integrare dei pennarelli alcolici. La ragione è molto semplice: non riesco a fare ombre e luci, o per meglio dire non riesco a fare le ombre. Ad esempio questi pantaloni dovrebbero avere delle ombre, non ho un arancione, non c'è in tutta questa palette un arancione, e quindi abbiamo questo set, perché non usarlo? Guardate, è ben fornito e da questo momento ho deciso che lo integrerò. Parlando delle cose che mi rendono felice ultimamente, oltre a riuscire ad essere abbastanza costante nella palestra, sto anche frequentando un corso di yoga che mi sta avvicinando non soltanto allo stretching, che è una cosa che praticamente sta agli antipodi rispetto a me, ma anche alle pratiche di rilassamento. E lo yoga è una di quelle discipline dalla quale esci in pace con il mondo, convinta che nulla potrà scalfire lo scudo di benessere che ti si è formato attorno. Naturalmente questa cosa si resetta in poche ore, soprattutto dipende un po' dalle circostanze in cui siamo immersi, però lo ammetto, sono rimasta piacevolmente sorpresa, non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto. Ho chiesto anche all'insegnante che tipologia di yoga stiamo facendo, mi ha detto che stiamo facendo un Hatha Flow, e non lo so, sarei curiosa di sapere se anche voi praticate o avete praticato yoga, che sensazioni vi lascia, come e se vi ha cambiati in positivo. Non lo so, se avete voglia scrivetemi un commentino. Io per il momento sono in quel punto in cui devo ancora ricordarmi di respirare mentre passo da una posizione all'altra, mentre tengo una posa particolarmente complessa. Immagino che faccia tutto parte del percorso di apprendimento. Detto questo, vogliamo tornare un attimo al disegno, vedere a che punto siamo? Come al solito il passaggio alle penne colorate è stato fatto. Ho cominciato stasera, ma devo essere sincera, non c'ho voglia di finire. Sono quasi le 8, quindi adesso mi farò una tisanina e domattina tornerò qua e farò delle cosine per completarlo. In generale però di questi pennarelli che cosa ho dedotto? Se si vuole ottenere un risultato omogeneo è importante usare solo la punta, la parte terminale della punta del brush marker, non l'intera punta in feltro, perché il colore diventa più intenso alla base e quindi si creano delle striature non piacevoli allo sguardo. Questo se si vogliono ottenere delle campiture omogenee. Se invece l'obiettivo è proprio quello di fare delle strisciate, l'effetto brush, che io ho sfruttato poco in questa immagine, ma datemi tempo, ci arriverò, ecco, in quel caso può essere una buona idea usarla per l'intera lunghezza. Sono dei bei colori, però questa finitura opaca che hanno tende a spegnere un pochino il disegno. Non sto dicendo che sia un problema insormontabile, però certo su carta ti aspetteresti dei colori un po' più vibranti. Invece credo che loro possano dare del loro meglio se utilizzati su altre superfici, quindi magari sul legno, sul metallo, sulla plastica, sul vinile, si possono prestare a diversi usi. Comunque con questo disegno voglio arrivare in fondo e vorrei arrivare un po' a questo risultato sfumatino che questi pennarelli consentono. Vediamo. Tra le cose che mi stanno veramente riempiendo le giornate di gioia ci sono i musical. La mia passione per i musical non è un segreto, è partita tutta da Notre Dame de Paris quando ero molto piccola e poi si è evoluta in tutto. Però in questo periodo ce ne sono due che mi hanno veramente scaldato il cuore. Il primo è il musical di Matilda, lo trovate su Netflix, è un adattamento della versione teatrale del musical stesso. Ci sono delle canzoni veramente stupende, in particolar modo quelle che vedono protagonisti i bambini presenti nella scuola, ti caricano di energia, ti rendono felice, io li ho amati profondamente. E un altro che sto ascoltando giorno e notte è Epic. Si tratta di un musical che è nato praticamente tutto quanto all'interno di TikTok tramite questo scrittore che ha scritto le canzoni, poi ha fatto delle audizioni alle quali ci si poteva candidare duettando con le musiche originali, ed è quasi completo ormai dopo, non so, 4-5 anni che ci sta lavorando, ed è un musical completamente basato sull'Odissea, che è un racconto che quando lo studi a scuola sembra la cosa più noiosa dell'universo. Io non ho mai pensato di poter empatizzare con Ulisse, ma signori, oggi l'Odissea è quella cosa che dopo 3 giorni che ascolto le musiche mi fa venire i brividi soltanto a pensare a Polifemo, a Poseidone, a Circe, a Scilla Cariddi, e io dico oddio, ma com'è possibile che la scuola debba sempre rovinare tutto? Perché? E vabbè, quindi se alla fine di questo video avrete voglia di impiegare il vostro tempo in qualcosa di davvero bello, andate su Spotify, cercate Epic, la playlist completa, e immergetevi in questa cosa. Se non altro, io sono certa che se vi piacciono i musical questo lo amerete. E andate anche su YouTube e cercatevi gli animatic, perché sono alcuni di questi davvero splendidi. Quindi insomma avrete capito, io sono una persona semplice. Datemi dei musical, dello sport, meno lavoro e avrete un perfetto
cocktail di salute mentale servito e pronto al bisogno. No, comunque davvero sono tanto contenta di essere riuscita a dedicarmi a questo video. Spero di non essermi spesa troppo poco nel parlare di questi pennarelli, che forse dovevano essere un po' il focus dell'intero contenuto e un po' troppo sul chiacchiere varie. Però di nuovo ci sono poche occasioni per me di usare l'internet per fare delle chiacchiere e scambiarci opinioni e idee su cose che ci piacciono, cose che ci cambiano la giornata in positivo. Secondo me è uno dei valori aggiunti del riuscire a comunicare, appunto. Quindi se avete delle considerazioni su quanto vi ho detto, fatemi sapere con un commentino, perché sono molto curiosa di sapere la vostra. Vi mostro come ho utilizzato il foglio grigio di cui mi sono munita. Qua sopra, dove avevo testato tutte le varie tonalità di colore, sono poi passata sopra con varie velature dei marker alcolici. In questo modo ho visto per ognuno dei colori come avrebbe reagito il marker che avevo deciso, e questo mi ha permesso di avere un'idea molto chiara della resa di questi marker in combo con gli altri, ed è stato molto d'aiuto. Arrivati a questo punto del video, signori, direi che è il momento di fare il reveal finale. Che dire, ho delle perplessità, quasi il dubbio che non sia perfettamente centrato all'interno del foglio, però l'uso del fondo grigio ha veramente permesso ai colori di uscire fuori prepotentemente, sembrano molto più brillanti, molto più vivi, i punti luce spiccano. Una cosa che non mi piace è che in controluce i marker tendono a essere così, riflettenti, però per il resto è carino e non so, devo ancora trovare il posto giusto dove attaccarlo. Fatemi sapere con un commentino qua sotto al video che cosa ne pensate. Secondo me la resa è molto carina e questi pennarelli alla fine della fiera non mi dispiacciono. Forse sono io che mi fisso sempre con l'usare colori brillanti e molto vari tra loro, quindi in questo caso questa palette non mi è stata sufficiente per completare una sola illustrazione come l'avevo pensata. Magari la prossima volta, anziché fare un'illustrazione e poi cercare di far sì che questa palette si adegui e poi dire che non ci riesce, dovrei ragionare al contrario. Vabbè, ma questo richiederebbe troppo uso di materia grigia, non si può. Se avete voglia di lasciarmi un commentino qua sotto commentando alcune delle cose che ho detto in questo video, mi fa molto piacere. Devo ammettere che passare tempo a leggere i commenti è una delle cose che mi piace, soprattutto se vengono trattati argomenti interessanti. Grazie mille per aver visto questo video. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!